Bene, avete presente quelle cose, quei viaggi che sono illogici, assolutamente costosi e poco consigliabili? Ecco, oggi siamo partiti, siamo qui in viaggio, siamo partiti proprio per un viaggio del genere che non vi abbiamo ancora svelato, ma sicuramente dal titolo del video vi sarete accorti dove stiamo andando. E la prossima destinazione è Malta. Ora non andremo direttamente a Malta perché come sapete il passaggio in Sicilia, o in questi casi qua, o a casa di Emanuela è comunque obbligatorio, dai parenti giustamente, ma tra qualche giorno saremo a Malta in moto. Se ci porta la moto perché purtroppo ho scoperto di avere una perdita, anzi in realtà se ne è accorta Emanuela. Abbiamo una perdita di olio dal cardano, quindi dalla ruota posteriore. Se è un semplice parolio si sistema in qualche giorno, ho già prenotato il meccanico, ma se il problema è più serio dovremmo, dovremo andare a piedi. Ecco, volevo dirlo in tedesco, non mi ricordo se si dice Fuss o in qualche maniera. Adesso proseguemos, anzi prosegue il comandante, tra poco parte la nave, arriviamo domani pomeriggio a Palermo, poi da Palermo direzione Catania. Allora chiedo già scusa al mio amico Luca per non averlo contattato e per non averlo avvisato che sarei passato da Palermo. Purtroppo è stata una cosa fatta un po' di fretta e non ho il tempo di fermarmi, quindi io ora per adesso li ho nascondo, se no mi bestemmia al telefono. Quando vedrà il video vedrà che siamo passati da Palermo e mi bestemmierà durante il video. Scusa Luca, ancora scusa. Emanuela, dove siamo? Sul catamarano. Esatto, siamo sul catamarano direzione Malta. Spero di poter fare qualche bel video a Malta. Stiamo per partire, questo è il catamarano, spesso lo faccio vedere, questa è la stanza davanti sulla prua. È molto carino, molto bello, molto grande, molto caro tra le altre cose. Siamo a ottobre, è un periodo un po' inconsueto per noi per andare al sud. Quest'anno abbiamo deciso di andare a prendere un po' di caldo, di fatto caldo non ce n'è, anzi c'è freddo. Ci sta dando un po' di tregua la pioggia, perché ha piovuto parecchio in questi giorni praticamente, ma va bene, è il gioco, questo fa parte del gioco e insomma ce lo accogliamo. Sì, confermo. Confermi? Sì, sì. Emanuela conferma, quindi siamo tutti quanti a posto. Allora, Emanuela è stanca, ok? Come nel video precedente, fatto sempre quell'altro ancora prima che abbiamo fatto sull'altra nave, sulla Grimaldi. Adesso siamo al porto di Pozzallo e abbiamo degustato la rosticceria ragusana, di cui Emanuela era veramente a sconoscenza e è rimasta veramente impressionata. In realtà un po' anche io, perché era un po' che non facevo arte culinaria sicula. Abbiamo preso scaccioni, robe varie, non abbiamo ripreso perché insomma non è che possiamo riprendere tutto. Questo diciamo che è l'inizio del nostro viaggio a Malta. Spero di poter visitare qualcosa di carino, soprattutto di qualche paesaggio carino. E purtroppo ho saputo che alcuni siti archeologici sono sotto prenotazione. Oggi ho cercato di prenotare, ma sono praticamente completi fino a fine novembre. E questo mi fa molto bestemmiare. Molto, molto bestemmiare. Infatti oggi ho bestemmiato come un porco e Emanuela può confermare. Aspettiamo, andiamo a chiedere la conferma a Emanuela. Oggi ho bestemmiato come un porco? Sì, confermo. Stiamo arrivando a Malta. Emanuela sta facendo il video o foto, sta giocando col telefonino. E qui siamo sul catamarano che ci sta facendo sbarcare in quel di Malta. Allora, peccato perché io lo so com'è il porto di Malta, probabilmente lo sanno anche in tanti altri e tantissimi altri di voi che saranno già venuti. Ma l'entrata del porto di Malta è una delle più belle del mondo. Salve, buongiorno, siamo tornati, Daniel e Emanuela. Allora, oggi siamo in un posto particolare, siamo a Malta. Sapete quanto ci piacciono, soprattutto a me, le pietre. Allora, oggi siamo a Tarshin. È un complesso megalitico importantissimo e secondo me anche troppo sottovalutato dal punto di vista storico. Questa è la parte esterna, un luogo di culto di cui si conosce effettivamente ben poco. Più giovane decisamente di Göbekli Tepe, ma non per questo di importanza minore, e si affianca all'altro sito archeologico di Al Saflieni, che è qua vicino, che purtroppo non è visitabile, ovvero i biglietti per Al Saflieni sono disponibili solo su prenotazioni e attualmente il primo giorno disponibile è a fine novembre. Anche facendo la formula quella last minute che costa 50 euro a persona non c'è stata possibilità.
quindi non lo possiamo visitare. Io ci sono stato quando ero piccolo in realtà, però qualcosa mi ricordo, ma anche lì c'è un alone di mistero, anche perché sono siti che sono stati trovati anche casualmente, quindi c'è tutta una storia che magari poi vi racconterò. Una Malta diversa da quella che conoscete probabilmente in tantissimi, come quella di St. Julian, quella dei divertimenti, delle baldorie. Ve la facciamo scoprire noi, ok? Ci vediamo dopo. Emanuela? Allora, una cosa particolare di Malta sono le strutture megalitiche risalenti al Neolitico, quindi circa 6.000 anni fa. Allora, la cosa bella è che si è data sempre poca importanza a queste strutture, ma di fatto sono importantissime perché riconducono a una storia che non è stata effettivamente molto studiata. Non si sa perché queste strutture siano state costruite e diciamo che è quasi la stessa storia di Göbekli Tepe, anche se Göbekli Tepe parliamo di circa 14.000 anni fa. Qui siamo a Tarshin, una piccola cittadina maltese. Quasi per caso, tanti anni fa, sia questo sito che Al Saflieni sono stati trovati all'interno di alcune abitazioni. Sono strutture concentriche, molto simili a quelle di Göbekli Tepe e molto simili a strutture megalitiche ritrovate nel resto del mondo. Questo è un caso molto strano. Allora, questo complesso si lega perfettamente a quello che è Al Saflieni, che purtroppo, come ho detto, non visiteremo, e il sito di Gigantia a Gozo, che spero di visitare nei prossimi giorni. Nel complesso vediamo questi, i muri sono stati chiaramente ristrutturati, sono stati riportati alla luce dagli archeologi, però possiamo vedere queste pietre megalitiche poggiate a mo' di casa, diciamo. È una cosa molto interessante. Ora magari ci passiamo all'interno appena se ne va un po' di calca lì. Quando sono venuto la prima volta qui con i miei genitori, qui non c'era il complesso turistico, non veniva data importanza a queste strutture perché non erano visitate, quindi era tutto aperto, tutto allo stato brado. Poi negli anni, diciamo che forse la cultura, i ministri, i vari governi maltesi hanno dato più importanza a questi siti qua. Probabilmente saranno arrivati anche dei fondi per poter dare un'importanza maggiore a questi siti qua, che sono secondo me di un'importanza unica. Allora, vi ricordate il video di Cnosso quando abbiamo parlato di Evans, l'archeologo? Quando, diciamo, un centinaio di anni fa venne scoperto il sito, o meglio, già si sapeva, però non se ne parlava tantissimo, da Creta schizzò a Malta per venirlo a vedere. E praticamente si stupì del fatto che queste strutture megalitiche fossero ancora completamente sconosciute all'archeologia moderna dell'epoca, di 100 anni fa, e venne a scoprirle e venne a guardarle, e poi se ne tornò a Creta come Göbekli Tepe, con questo tendone che secondo me ci sta anche molto molto bene. Possiamo vedere la concentricità del sito, cioè voi dovete considerare sempre che stiamo parlando di strutture che sono state datate a circa 6.000 anni fa, e anche qui dobbiamo dire che qualche piccolo dubbio l'archeologia moderna l'ha posto, perché diciamo che hanno trovato alcune lavorazioni che sono probabilmente anche più antiche. Qualcuno dice che addirittura parliamo di 10.000 anni fa, e che poi il sito sia stato ripreso più volte fino ad arrivare alla sua attuale forma, diciamo quest'ultima forma, e quindi attribuibile al Neolitico, quindi a circa 6.000 anni fa. Guardate quanto è bello. Tarshin, diciamo che è una delle più famose insieme al Saflieni, però di fatto qui nei dintorni ce ne sono tantissime altre. Sicuramente qua abbiamo una struttura molto importante. Ora faremo il giro e poi entreremo all'interno della struttura. Questo è un plastico. Non si sa il motivo della costruzione di queste strutture qui. È probabilmente per una questione religiosa, forse per un'osservazione delle stelle. Non si è mai capito, sono sempre le solite motivazioni. E poi di fatto lasciano il tempo che trovano e la propria interpretazione. Una cosa è sicura però, che nel mondo come questa ce ne sono altre e hanno una forma molto molto simile. Anche Göbekli Tepe
se vogliamo considerare, è costruita con questi principi qua, anche se quella di Göbekli Tepe è molto più imponente, nonostante sia a 10.000 anni più vecchia. E ora siamo proprio all'interno dell'area archeologica, ti fanno entrare fino a dentro, guardate, abbiamo addirittura la levigatura dei pavimenti in alcuni punti, tipo qua. Io non credo che sia stato un complesso di vita, ecco, perché questa è una struttura del genere, l'uomo nel Neolitico non l'avrebbe costruita per viverci, probabilmente solo per adorare qualche dio o qualcosa. Hanno trovato dei pigmenti colorati sulle pareti, questo fa significare che probabilmente erano arredati e decorati i muri. Guardate qua, guardate questi buchi qui erano stati fatti per trasportare le pietre, quindi l'uomo già all'epoca era particolarmente intelligente e capace di costruire delle strutture assolutamente impressionanti per l'epoca. Guardate qui, scale, poi vi porto con me all'interno dell'area. Parlavamo dei pavimenti levigati, no? Guardate qui, questi sono assolutamente originali. Lo so che sono solo pietre, ma a me emoziona pensare che queste strutture siano state costruite in tempi assolutamente antichissimi. Guardate qua, l'impressione che doveva fare. Spiegazione. Guardate che bello. A dimostrazione della manualità che avevano in quel tempo, questa stanza, ora noi siamo alti più o meno 70-80 cm, quindi questa stanza si presume che fosse addirittura coperta da un tetto, in base a quelle che sono le predisposizioni delle pietre. È pazzesco. Guardate qui, l'uomo deve essere anche abbastanza bassino. Io qui mi dovrei calare a metà per entrarci. Ho trovato i disegni che non si vedono. Hai trovato i disegni che non si vedono? Sì. Aspetta, io devo vedere questa ancora. Fantasia, no, ma è chiuso. Ah, ok, ora entriamo. Emanuele l'ha trovato e quindi scopriamo i disegni che non si vedono. Il culo del toro? La schiena. No. Ah, sì, sì, vedi? Sì, vero, vero. Però gli altri non si vedono. Vedete, quello è il dorso, sembra il culo della vacca. Ok, vedete? Toro, forse. E lì c'è il toro. Sì, beh, tecnicamente ci sta. Dov'è il toro? Non lo vedo. Non lo so. Ma qui probabilmente ci cucinavano questo complesso qui. Vedi qua, quando sono fosse a terra, o è acqua o è fuoco, per contenere. Probabilmente è fuoco questo. Guardate come sono belli questi pavimenti qua. Vedi, anche quello è un focolare, vedi? Vedi che è bruciato? È tipo un altare. Amore, altare. E questo invece era il cimitero, perché hanno trovato delle ossa. Allora, questa è una delle parti più interessanti del sito. Guardate questo piccolo anfratto. All'interno di quella buca sono stati trovati resti di ossa e un coltello di selce, che tra l'altro a Malta non deve essere neanche molto comune. Poi qua abbiamo, guardate qui, una subfigura umana, sembra quasi un quadro di Botero. E queste incisioni stanno a significare sicuramente qualcosa, probabilmente un semplice abbellimento. È evidente che sia stata una sala comune di banchetto, di ritualità, sicuramente. Guardate qui che bello. No, qui è veramente molto bello. Ricordiamoci, qui una delle date in cui concordano tutti gli archeologi, stiamo parlando di 6.000 anni fa. Se l'abbiano portati via. Sì, l'hanno messo al museo questi qua, con i Ho disegni. trovato queste linee Mm. che raffiguravano navi, si suppone le prime navi raffigurate proprio in generale nella storia, che si pensa siano i siciliani che sono venuti a invadere. I siciliani hanno conquistato tutto il mondo con la loro sicilianità, quindi erano probabilmente lì. Vedi? Sì, E ora ci sono quelle finte, quelle di legno, a raffigurarle, e le hanno portate al museo queste lastre di pietra, perché soggette a degradazione maggiore, visto che ci sono dei graffiti. Guardate la parte megalitica in cui si passa sotto, perché dovete considerare che allora è alta 2 metri circa, io sono alto 1,86 m,
ci tocco quasi con la testa, passare sotto questo complesso, che è più alto di 2 metri, all'epoca doveva essere qualcosa di mastodontico, perché l'uomo all'epoca era anche più basso, come abbiamo potuto vedere anche dalle altre porte di servizio più in fondo. Questa porta probabilmente era una delle porte principali del sito e doveva essere probabilmente adornata con dei fuochi, con qualcosa di sorprendente, per sorprendere i visitatori. Veramente bello. Bene, Emanuela, che cosa ne pensi di questo sito megalitico? È mega bello. Era bello? Mega bello. Ah, megalitico, mega bello. Interessante. Ho fatto proprio bene a venirci. Mi è piaciuto veramente tanto. Piccolo ma molto significativo. Molto molto significativo. Tra l'altro neanche così caro rispetto a tanti altri siti. Soltanto 6 euro a testa. Le visite veloci, non c'è confusione oggi. Ma sono molto soddisfatto. Bello, mi è piaciuto. L'hanno organizzato veramente molto molto bene. Ciao. E ora altra tappa.